Come trovare un bravo insegnante, metodo 100% funzionante. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un argomento super interessante di cui ho sentito parlare poco qui su YouTube, quindi per quello mi sono deciso a fare un video sull'argomento. E vorrei fare una premessa importante: questo video non è dedicato soltanto ai musicisti, ma a tutti coloro che stanno cercando un insegnante. Per chi non ancora mi conoscesse, io sono Rino Candela, nella vita faccio il musicista e il produttore e mi piace tantissimo anche insegnare queste cose, e proprio perché in passato ho fatto degli errori nello scegliere magari insegnanti che non facevano al caso mio, allora vorrei dare delle dritte a tutti voi. Parto subito con lo sfatare una cosa importantissima: spesso un buon performer non è detto che sia un buon insegnante. Stiamo parlando di due sfere totalmente diverse. La didattica necessita di competenze che sono diverse da quelle della performance, ed in questo video io darò per scontato il fatto che noi siamo disposti ad accogliere tutte le informazioni che ci vengono fornite, ad elaborarle, quindi studiarle nel senso pratico, e a farle nostre al 100%, perché ovviamente il 50% lo fa l'insegnante, l'altro 50% lo fa l'alunno. Ricordiamoci sempre che l'insegnamento è uno scambio reciproco tra le due parti, quindi ricordate che se l'alunno è volenteroso, l'insegnante a sua volta viene stimolato, quindi riesce a fornire più informazioni perché viene stimolato da quello che lo circonda. Fatte queste premesse super importanti, adesso vado ad elencare le 3 caratteristiche fondamentali che per me deve avere un insegnante, e sono in ordine gerarchico per quanto mi riguarda. La prima, sopra di tutte, è l'empatia. Empatia significa letteralmente provare le emozioni di qualcun altro. Può sembrare una cosa banale, ma una persona che riesce ad impersonificarsi in noi stessi, a capire le nostre difficoltà, è la persona più adatta a potercele insegnare. Quindi quando cercate un insegnante, la prima caratteristica a cui dovete fare molta attenzione è il fatto di capire se questa persona è empatica. La seconda caratteristica fondamentale deve essere la competenza, e questa competenza a sua volta deve essere diramata in competenza tecnica e competenza pratica, poiché se scegliamo un insegnante che conosce molto bene la teoria di quello che fa, ma effettivamente non ha mai svolto in pratica quelle cose, ovviamente secondo me avrà una visione un po' distorta di quella che è la realtà. Invece noi abbiamo bisogno di qualcuno che sappia un po' bilanciare entrambe le parti, quindi competenza applicata alla realtà. Infatti il problema di molti insegnanti è che conoscono bene il lato tecnico, ma magari non l'hanno mai messo in pratica per vari motivi. Ultima caratteristica fondamentale è la trasversalità. Significa letteralmente che attraversa, che ci dà una versione globale di quella che è la realtà che noi andiamo a studiare. Vi faccio un esempio nella mia materia specifica. Se vado a studiare con un chitarrista che ha sempre soltanto studiato chitarra classica senza mai aprire i suoi orizzonti, ovviamente avrò una visione della musica molto ristretta e focalizzata su quella che è appunto la chitarra classica. Se vado a studiare con un insegnante che ha una visione un po' più larga, ovviamente riuscirà a trasmettermi una visione globale e di conseguenza mi permetterà anche magari di capire quale fa più al caso mio. Ovviamente se avete domande o suggerimenti scrivetele tutte qui nei commenti, ne possiamo parlare, e ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale, stiamo per raggiungere i 1000 iscritti e magari farò un video speciale. Trovate il pulsante qui sotto, ci vuole un attimo, è gratis, ma mi aiutate tantissimo nel creare nuovi contenuti, c'è bisogno davvero di tanto lavoro. Per tornare all'argomento, nonostante tutto possiamo sbagliare anche individuando un insegnante che abbia queste 3 caratteristiche, poiché magari noi come persona non riusciamo a stabilire un giusto feeling con l'insegnante di riferimento. Ma come facciamo a capire se le lezioni che stiamo svolgendo ci sono utili oppure no? Dando sempre per scontato il fatto che noi ci stiamo impegnando al 100% e che quindi stiamo studiando, stiamo cercando di prendere appunti, approfondire da soli, poiché ovviamente spesso si va a lezione una volta a settimana, al massimo 2. Quello di cui dobbiamo assicurarci è che in una lezione ci siano sempre 3 checkpoint fondamentali. Il primo checkpoint che dobbiamo spuntare è imparare qualcosa che non sapevo, quindi sono consapevole che all'interno di questa lezione ho imparato qualcosa di nuovo. Il secondo checkpoint che dobbiamo assicurarci è sapere cosa fare per migliorare, quindi a partire dalla nostra situazione di partenza noi sappiamo
cosa andare a fare. Il terzo checkpoint è strettamente legato al secondo ed è sapere come fare per migliorare. Una volta che sappiamo cosa dobbiamo migliorare, l'insegnante ci deve anche dire come dobbiamo migliorarlo. Se questi 3 checkpoint risultano spuntati ad ogni lezione, allora significa che siamo sulla strada giusta, altrimenti dobbiamo cercare un attimo di cambiare. Probabilmente il problema non è spesso il nostro insegnante, a volte il problema siamo noi, a volte viceversa. Cerchiamo un attimo di analizzare la situazione e capire dov'è il problema. A volte è semplicemente un fatto di incompatibilità tra caratteri, semplicemente. Ragazzi, che dire, io spero che questo video vi sia stato utile. A volte veramente non è semplice trovare l'insegnante giusto che fa per noi e che sia completamente compatibile anche con noi stessi. Avrei pagato oro per avere un video del genere che mi permettesse di accendermi delle lampadine nel mio cervello. E nulla, se avete altri consigli, altre informazioni, io vi invito a lasciare tutto nei commenti. Se il video vi è stato utile, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale. E io sono Rino, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!